Ciao a tutti appassionati di gaming, oggi parliamo di uno dei giochi più attesi del 2024, Once Human. Se stai cercando informazioni sul Battle Pass, PvE, PvP, server e molto altro, sei nel posto giusto. Questo video ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere su Once Human, rispondendo alle domande più frequenti e fornendo tutte le informazioni aggiornate. Preparati perché c'è molto da scoprire. Il gioco Once Human farà il suo debutto su PC il 9 luglio 2024. Sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e anche sul proprio launcher, utilizzato per la beta. Non preoccuparti se preferisci giocare sul tuo dispositivo mobile. La versione mobile di Once Human uscirà poco dopo il lancio su PC. Anche se non abbiamo ancora la data precisa, possiamo aspettarci che sarà molto vicina. Inoltre la versione mobile manterrà la completa parità con la versione PC, quindi avrai lo stesso account, i stessi contenuti e tutto il resto. E per i giocatori console, gli sviluppatori hanno dichiarato che intendono rilasciare il gioco su console, ma per ora stanno dando la priorità al lancio su PC e dispositivi mobili. Quindi dovremmo aspettare un po' di più per avere maggiori dettagli sul rilascio su console. Dato che Once Human è un gioco free to play, molti si chiedono come verrà monetizzato. Gli sviluppatori hanno chiarito che la monetizzazione avverrà principalmente attraverso transizioni cosmetiche. Questo include decorazioni per la base, skin per veicoli e armi e vari cosmetici per il personaggio. C'è però una nota dolente. Nella versione cinese del gioco è presente un abbonamento mensile che offre alcuni vantaggi in termini di gameplay. Questo abbonamento include una maggiore capacità di carico, colpi di adrenalina gratuiti ogni 2 ore e un potenziamento per il campo base. Questi elementi hanno sollevato preoccupazioni tra i giocatori, che temono possa trasformarsi in un pay to win. Dunque, leggendo in giro, non c'è proprio una nota ufficiale in merito a questa questione, però siccome sarà un gioco multigiocatore con gameplay PvP, quindi con molta probabilità gli acquisti pay to win non ci dovrebbero assolutamente essere, o perlomeno è una probabilità veramente molto bassa. Con molta probabilità potrebbe essere introdotto invece un Battle Pass che offrirà un livello gratuito che permette a tutti i giocatori di ottenere ricompense cosmetiche semplicemente giocando e completando le missioni. Per chi vuole qualcosa in più c'è il livello a pagamento del Battle Pass, quindi che costerà circa dai 10 ai 25 dollari USA. Questo livello premium offre oggetti cosmetici extra e un vantaggio di 15 livelli sul pass. Anche qui le ricompense sono prettamente cosmetiche, quindi non andranno a influenzare il gameplay in modo significativo. In Once Human le stagioni durano 6 settimane e introducono contenuti esclusivi, nuove storie, meccaniche ed eventi. Ogni stagione è un'opportunità per i giocatori di esplorare scenari diversi e affrontare quindi nuove sfide. Le stagioni sono suddivise in diverse fasi, ognuna delle quali offre caratteristiche di gioco e sfide uniche. Queste fasi vengono sbloccate in base a un timer e richiedono la collaborazione dell'intero server per essere completate. Ogni fase della stagione presenta scenari diversi che i giocatori possono scegliere di affrontare. Questi scenari conducono a nuove aree della mappa e introducono trame uniche. Alla fine di ogni stagione il server entra nella fase di liquidazione. Durante questa fase i giocatori possono trasferire oggetti a Eternaland per prepararsi alla stagione successiva. Alcuni progressi e oggetti verranno quindi cancellati, mentre altri verranno mantenuti. I server di Once Human possono ospitare oltre 4.000 giocatori ciascuno e saranno distribuiti a livello globale. Ci saranno server per diverse regioni, inclusi server est e ovest per gli Stati Uniti e l'Europa. Gli sviluppatori hanno confermato che ci saranno server in ogni continente. Ricordo anche che poi i server saranno suddivisi a loro volta in server PvE e server PvP.
Una caratteristica interessante è la possibilità di aggiungere amici su più server. Anche se non sarà possibile esplorare il mondo liberamente con loro, potrai comunque fare attività specifiche come raid e silos insieme ai tuoi amici che magari sceglieranno un server diverso dal tuo. Gli sviluppatori stanno valutando la possibilità di permettere ai giocatori di svolgere determinate attività con amici su altri server, anche se non c'è ancora una conferma però ufficiale. Questa è una funzione però molto attesa da parte della community. Nelle precedenti beta i server erano divisi in PvE e PvP. Questa distinzione potrebbe continuare nel lancio ufficiale per mantenere un equilibrio nel gameplay e soddisfare le diverse preferenze dei giocatori. Una delle aggiunte più eccitanti saranno i boss del mondo PvE. Questi potenti nemici chiederanno la cooperazione di più giocatori per essere sconfitti, offrendo una sfida entusiasmante per chi ama il PvE. Una delle principali attività in-game saranno le Prime Wars, dove 40 giocatori si uniranno per costruire difese e abbattere un enorme boss. Questa modalità promette di essere una delle più intense e collaborative esperienze di Once Human. Oltre alle Prime Wars, il farming dei progetti sarà una parte fondamentale del gameplay endgame. I giocatori raccoglieranno frammenti di progetti per migliorare il loro equipaggiamento e prepararsi alle sfide future. Come vi avevo già accennato in video precedenti, fonderò una guilda italiana su un server PvE. Comunicherò in seguito maggiori dettagli. Per entrare a far parte della mia gilda chiedo 2 requisiti fondamentali: rispetto e collaborazione. Mentre attendiamo l'uscita, suggeritemi un nome adeguato per la gilda, qui sotto nei commenti. Once Human si preannuncia come uno dei giochi più emozionanti del 2024, con un mondo vasto e dinamico, un sistema di monetizzazione bilanciato e una varietà di attività che sapranno soddisfare sia i giocatori che amano il PvE che quelli che amano il PvP. Io sinceramente non vedo l'ora di esplorare tutto ciò e di iniziare a giocare tutti quanti insieme. Nel mentre che attendiamo che aprano i server, vi posso lasciare il nostro Discord, quindi se volete potete incominciare ad entrare. Poi quando avrà un po' di tempo incomincerò anche a organizzare il Discord in modo che possiate trovare anche lì magari dei suggerimenti e delle guide iniziali. Comunque saremo sempre a disposizione, io e il mio staff, su Discord per potervi aiutare per qualsiasi tipo di problema che potreste andare ad avere. Comunque ragazzi, troverete su questo canale già qualcosa c'è, ma poi ovviamente andrò a mettere altre nuove guide, tutte le video guide necessarie per riuscire a iniziare al meglio e per terminare sempre nel miglior modo possibile tutto quanto il gioco. Quindi per questa cosa vi invito a controllare sempre la playlist di Once Human e naturalmente, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale attivando tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!